Carissimi amici, benvenuti in questo nuovo viaggio. Oggi ci spingeremo fino a Praga per visitare una delle capitali più affascinanti d'Europa. Lungo la strada verso Città Magica si trovano posti incredibili che dovete visitare assolutamente, almeno con noi. Questo è il viaggio video riassuntivo, mentre i video più dettagliati con tutte le informazioni, birrerie comprese, li potete trovare sul canale nella playlist Piratour. Mettetevi comodi, che si parte! Buongiornissimo! Come al solito i nostri viaggi partono dal lago di Garda. Dopo risveglio e saluto al lago ci muoviamo verso la prima meta, Merano. E si parte. Appena passa il treno andiamo a fare una passeggiata lungo Passirio per arrivare fino al continente africano. Merano viene spesso associata solamente ai mercatini di Natale oppure alle terme. Siamo arrivati alle terme di Merano, che abbiamo visitato l'anno scorso e ci siamo trovati benissimo. Ma Merano è molto di più, infatti ci torniamo spesso, ma soltanto oggi per la prima volta ci spingeremo in fondo alla passeggiata GILF o GILF, comunque fino al continente africano. e qua dal Ponte delle Poste parte la passeggiata GILF. E noi proseguiamo. E passeggiando lungo questa passeggiata, non so se è GILF o GILF, ma non importa, sotto il castello di San Zeno abbiamo trovato nel fiume due rocce, ma sono due rocce completamente diverse, perché una si trova sulla placca tettonica, quella europea, mentre l'altra è africana, geologicamente. Dall'altra parte è l'Africa. E dopo neanche 10 metri siamo arrivati al giardino degli animali. Allora, la parte che riguarda le placche tettoniche abbiamo dovuto raccontarla qua, però c'è troppo rumore! E a questo punto incominciamo ad allontanarci dal fiume e siamo arrivati al giardino delle erbe aromatiche. C'era scritto che prendere questa scala è un po' avventuroso, dopo ve lo diremo. Faccio andare avanti lui. Così è più interessante. Ma sì, dai. Aspettami! Figurati che queste scale qua ci fermano. La caviglia. E prima parlavamo del continente africano, adesso ci troviamo qua nella giungla meranese. Dai, siamo sopravvissuti. Abbiamo appena attraversato Porta Bolzano e non possiamo non nominare dietro le mie spalle Casa del Boia di Merano. Quindi se vi capita di essere qua quando il ristorante sotto è aperto, potete chiedere, vi fanno salire su e potete visitare Stanza del Boia, che dicono è autentica come era all'epoca, quindi anche un po' inquietante. Da notare che si trova all'angolo del vicolo dei macellai. Camminando siamo arrivati a Castello Principesco, perché abbiamo sentito che qua quando si celebrano i matrimoni tengono aperta solo questa porta piccolina, così sposo non può scappare. Invece negli antichi tempi questa porticina veniva usata soprattutto dalle guardie, che erano la porta per entrare e chi entra dentro, così riuscivano a controllarli meglio. E avevano certezza che non entrava nessuno col mal di schiena, che non poteva piegarsi. A Merano ci sono tantissime altre cose da visitare, come per esempio i giardini di Sisi, Castello di Trautmansdorf o Portici, ma noi andiamo avanti, domani mattina presto. Oggi abbiamo da fare tanta strada, dall'altra parte volevamo essere al Passo Resia, ancora prima dell'alba. Non si vede niente. Però si vede questo. Insomma, la luce è questa.
ed è ora di partire. E prima di ripartire un goccio di caffè, perché fuori sono 2 gradi. Lasciamo questo incantevole posto per adentrarci nelle nebbiose Alpi austriache. Sulla strada che ci porta verso Monaco, una volta entrati in Germania, incontreremo la Romantische Straße e la sua prima tappa, castello di Neuschwanstein a Füssen. Prossima tappa Monaco di Baviera, ma intanto ci siamo fermati in un posto magico. Noi siamo saliti con le nostre forze attraverso il bosco verso il castello di Ludwig II di Baviera, il quale, dicesi, venne utilizzato come modello per i castelli principeschi della Disney. Ludwig prediligeva cultura e arte alla guerra e lo chiamavano matto perché ha speso tutti i soldi suoi, della famiglia e dello Stato per i castelli, musica e bella vita. E che fine ha fatto il nostro buon Ludwig? Prima vediamo il castello e poi ve lo raccontiamo. E siamo arrivati al primo castello di Ludwig. A 41 anni Ludwig viene dichiarato malato di mente dal Consiglio di Stato senza neanche una visita medica. Fu imprigionato e poco tempo dopo, poverino, annegò in circostanze misteriose, quindi nessuno proprio crede a questa versione. Nella serie Come liberarsi di un personaggio scomodo. Il castello è visitabile anche all'interno, ma dovete acquistare un biglietto. E noi andiamo avanti. Alla prossima! Ed eccoci arrivati. E nonostante abbiamo fatto levataccio stamattina, perché mai siamo venuti sabato pomeriggio a Monaco con tutta questa gente, ma per vedere il mercato, perché questo mercato purtroppo domani che è domenica è chiuso e noi da tempo che lo volevamo vedere. Questo mercato però non vende soltanto solite cose, frutta, verdura, questo mercato è pieno anche dei posticini dove potete fare gli assaggi oppure volendo mangiare e magari anche bere un caffè, perché io penso che è arrivata l'ora. Che mi compro una camicetta? Bellissima! E noi anche stasera tenteremo di trovare posto in una delle più famose birrerie al mondo, perché quando ci siamo stati l'ultima volta non c'era posto neanche per una e noi eravamo in 4 persone. E niente, il posto non l'abbiamo trovato, adesso proviamo della concorrenza. 2 hours later. E per la 4ª volta andiamo a vedere il menù. E vai! The following day. E si riparte. Sarebbe figo che arriva Pulmino nel momento che arriviamo noi come ieri. Biglietti giornalieri. Sembra assurdo, ma un biglietto di gruppo per 5 persone giornaliero costa di meno che 2 singoli. Si inventano di tutto sti tedeschi. La carrozza elettrica. E ci troviamo in Marienplatz, Piazza della Maria, che è piazza centrale della città di Monaco. E per puro caso siamo riusciti ad arrivare, anche se non ci credevamo, in tempo per lo spettacolo del carillon e delle marionette che si muovono. E noi proseguiamo direzione Karlsplatz, strada facendo, vediamo altre 2 o 3 cose interessanti e poi prendiamo il tram. E la chiesa della Nostra Signora è uno dei simboli di Monaco. C'è una nuvola di nera che a momenti non si vedeva niente. Questo cinghiale sicuramente porta fortuna, visto quanto è liscio. E questo siluro ci ricorda il nostro Danubio. E ora fuori dalla porta prenderemo tram. Ma che roba è? Madonna che carpe! Quella è enorme! Ma prima di proseguire verso una destinazione che abbiamo scoperto in Italia conoscono in pochi, anche se molto famosa, ci fermiamo un attimo qua. E sono arrivati gli sposi! Tram l'abbiamo preso per arrivare al Palazzo Nymphenburg, Palazzo delle Ninfee. All'interno, neanche a dirlo, è un tripudio del barocco. Oggi non siamo entrati in quanto l'abbiamo già visitato internamente e volevamo fare un giro nei giardini, anche se il meteo era quello che potete vedere, e in seguito visitare il rinnovato Museo delle Carrozze.
Possono piacere o no, ma non si può non ammirare la lavorazione artigianale, dove si capisce perché arte e artigianale hanno la stessa radice. Questo è il modello deluxe, ma sembra comunque un po' più sobrio rispetto a quello precedente. Oh, non per dire, ma anche i ragazzi di Unimog sono venuti qua. Siamo scesi in un'altra metropolitana. Poi sanno loro perché l'hanno decorata così. Wow, ma questo è bello. Che epoca è? Non lo so, del tipo degli anni Oh, 50. adoro. Non c'è touch per aprire la porta. Avete mai sentito parlare di BMW Welt? No, ma è l'attrazione più visitata dell'intera Baviera. Andiamo dentro. È uno spazio, perché è difficile definirlo altrimenti, che unisce il museo, spazio delle consegne, divertimenti, al di là se si tratta delle auto o delle moto legate alla BMW. Qui accanto si trova museo e anche la fabbrica e non è che bisogna essere un fan della BMW o delle macchine per venire qua. Ma una cosa è certa, qui troverete tutto, ma proprio tutto legato al mondo delle auto e delle moto BMW. Voi potete vedere, oltre ai modelli più strani della BMW, dei prototipi al racing, a BMW Welt potete trovare anche altri marchi del gruppo, videogiochi compresi. E non mancherà di certo la Mini. È la magia! Anche giù da basso ci sono barettini dove potete mangiare, ma qua su abbiamo trovato questo terrazzo bellissimo e il bar dentro è tematizzato da Dio. Ma al primo piano trovate soprattutto la sezione dedicata alle moto, che noi da ex motociclisti visitiamo più che volentieri. E c'è pure lo scivolo. Ma dai, che figata, si può salire? Sì. Proprio accanto al BMW Welt si trova Parco Olimpico, dove nel 1972 si sono svolte le 20esime Olimpiadi estive. Il parco continua ad essere utilizzato come luogo di ritrovo delle oche, avvenimenti culturali e sociali. Spesso potete trovare anche dei artisti di strada che abbiamo intravisto sia oggi che 10 anni fa. Questo ascensore è velocissimo, sale con una velocità di 7 metri al secondo, che poi sono 25 all'ora, e ci trasporterà a più di 200 metri d'altezza. Ti si tappano le orecchie. Ed ecco a voi il Monaco di Baviera. E come potete vedere da qua c'è una vista a 360 gradi su tutta la città di Monaco. Se siete fortunati ed è una giornata di sole potete vedere pure le Alpi. Infatti le Alpi si vedono perfettamente, ma non con questo obiettivo. Fino al 2005 questo era stadio ufficiale di Bayern Monaco. Olympia Park è stato costruito interamente per le Olimpiadi del 1972. È tutto stato mantenuto e viene utilizzato ancora oggi. Perché i tedeschi sono come me, non gli piace spreco, ma comunque tutto quanto è moderno e funzionante come se fosse fatto oggi. E per ultima tappa tedesca andiamo verso il nostro amato Danubio, dove dormiremo addirittura su un'isola in mezzo al fiume. Ciao, Poi berremo la birra locale e mangeremo quello che si mangia in quell'osteria da ben 800 anni.
Siamo a Regensburg. E amici miei, questo è il mio fiume, il fiume della mia vita. Sarà anche una banalità, ma io così mi sono connesso con casa mia, lì dove sono nato. Ciao bella. È arrivata a salutarti. E sembra che ci sono chilometri di passeggiate qui attorno al fiume. Siete pronti a vedere la vista dal ponte principale? Vi dico solo che Sasha sta già piangendo. E benvenuti a Regensburg. Là abbiamo un vecchio ponte e una casa con tante finestre che andremo ad esplorare. Non ho mai capito queste persiane tedesche bianco e rosse. Cattedrale non so se riusciremo a vederla meglio da più vicino. E il battello, piroscafo, quello con la ruota, le pale. È giustamente diventato un museo, ma sembra uscito da un fumetto. Spavento alla bersagliera. Era senza le strisce. Ma dall'altra parte una marea di bar, ristoranti e soprattutto i cruiser. Su questi cruiser potrei parlarvi per delle ore, perché sono cresciuto guardandoli quando non erano ancora così belli di cristallo, di delle dimensioni enormi, ma erano sempre parecchio lunghi, a 2 piani e rigorosamente bianchi. Infatti noi li chiamavamo le bianchine. Guarda che sta arrivando una. Wow, questa è una crociera sul fiume. Noi non siamo proprio tipi da crociera, però magari con una barca riuscirei anche a riscendere Danubio. Prima o poi, magari, un giretto un po' più profondo. Lo faremo anche noi, ve lo faremo sapere. Ma sembra o non sembra Rapunzel? Questa città qua, Regensburg, fu costruita da Marco Aurelio con il nome Castra Regina. Effettivamente Regensburg vuol dire fortezza sul Regen. Unica cosa rimasta dalla fortezza è che all'epoca aveva 4 torrette, un fossato e la porta pretoria con la sua torretta, ma l'hanno incastrata perfettamente nell'architettura moderna. Attraversando la porta dietro le mie spalle, entrate dentro Altes Rathaus, dove una volta si svolgevano assemblee di Reichstag, che effettivamente erano le assemblee dei principi del Sacro Romano Impero, che poi sono state sciolte da Napoleone. Dentro si possono fare delle visite guidate, noi non siamo riusciti a prenotarla, però siamo riusciti a salire al primo piano e vi dico, ne vale la pena andare a visitare solo quello. C'è anche un cervo nella rete. Prima cosa che si nota arrivare a Regensburg o Ratisbona, come volete, sono queste vie con le case coloratissime e con le loro torri. Una volta le famiglie benestanti facevano a gara chi la facesse più alta. Questa qua è la più alta e più antica di Regensburg e nel centro, se non sbaglio, ce ne sono addirittura 30. Che spettacolo sto vicolo. Siamo finiti nel cortile di un albergo con un bellissimo beer garden dietro. Ma visto il periodo è chiuso. Nella città di Ratisbona esiste un piano regolatore fatto apposta per non far scappare i cittadini dal centro. Con questo piano regolatore grandi compagnie non è che possono venire a acquistare palazzo e fare quello che vogliono, perché il piano prevede esattamente cosa si può fare e dove, e addirittura con i quali colori. E quindi anche nel pienissimo centro storico trovate chi vi fa le chiavi. E siamo arrivati al Duomo di Ratisbona, che è una delle cattedrali più grandi della Baviera. C'era da scommettere che era in ristrutturazione. È immensa. Noi volevamo mangiare in questo posto qua, Würstkuchen, dove si mangiano le famose salsicce di Regensburg. Questo posto esiste praticamente dal Medioevo, perché qua mangiavano gli operai e manovali che costruivano il ponte. Salendo su questo ponte entrerete direttamente nel Medioevo, visto che è stato costruito nel XII secolo. E per tornare da Charlie facciamo la passeggiata lungo questa sponda del fiume. Spettacolo! Ed eccoci tornati! A questo punto abbandoniamo la Germania e andiamo verso un altro paese devoto alla birra, Repubblica Ceca. Prima tappa non può essere che la città di Plzeň con i suoi sotterranei e ovviamente la Pilsner Urquell. Benvenuti a Plzeň, la città della birra.
E infatti andiamo a parcheggiare direttamente nel birrificio. E questo è sicuramente uno dei posti più popolari della Repubblica Ceca. E qui c'è la fabbrica, quella originale. Ma non solo c'è la fabbrica, ci sono anche i mezzi che utilizzavano una volta. Da notare che avevano la loro ferrovia. Anche se questa cosa della ferrovia è una cosa piuttosto normale per le grandi fabbriche. E da questo punto parte il tour della fabbrica con questo mezzo qua. E per andare verso la nostra meta utilizziamo questa strada offertaci dalla birreria. La birreria è proprio in un posto splendido. Ma dobbiamo dirvi una cosa, tutto questo verde, tutta questa tranquillità, non ci aspettavamo in centro città, come anche a Regensburg ieri. Oh ragazzi, io sono rimasto veramente senza parole. E questo è l'ingresso del museo che andremo a visitare. For Museum and Underground Boat. Invece di fare la visita alla Pilsner Urquell, abbiamo visitato il Museo della Birra, dove sono esposti tutti gli oggetti dell'epoca che si utilizzavano nella produzione. Questo per esempio è un compressore. Una bilancia? Ma sapete cos'è questo? Questo qua è un filtro per la birra. E questo è un modello della fabbrica della birra che funzionava ancora a vapore. Il processo della produzione della birra, una volta come anche tanti altri mestieri, impiegava utilizzo di tantissimi artigiani. Infatti qua vediamo all'opera il lavoro dei fabbri e dei falegnami, che erano importantissimi per le botti. E queste travi sono secolari. Credo che qua le immagini e la musica parlano da soli, non c'è bisogno di spiegazione. Volevano farvi vedere l'atmosfera dei locali tipici, delle birrerie tipiche di Praga, di tutta la Repubblica Ceca. Ma all'epoca questi non erano posti dove si andava solo a bere, erano posti dove si andava a socializzare. Quindi potevate trovare anche grandi scrittori come Franz Kafka o Karol Čapek, di quale noi tutti e due abbiamo letto le chiavi. Noi come sempre ci siamo divertiti. Adesso andiamo verso il centro. A noi piacciono tanto queste vetrine in legno di una volta. Già qui nelle vie attorno al centro abbiamo visto delle case spettacolari, ma è un barocco molto vicino a quello che avete potuto vedere magari nei video che abbiamo fatto su Vukovar, dove siamo nati noi, mentre qui al centro penso che è una cosa un po' più boemiana, anche se questa sembra un po' inquietante, e abbiamo dedotto che è un tribunale. Dalle scritte ovviamente non siamo così bravi a decifrare i disegni. E in mezzo alla piazza c'è la cattedrale, in mezzo a tutte le macchine parcheggiate. E qui parte la zona pedonale, ma sta arrivando brutto tempo. Andiamo a fare i tour dei sotterranei. Giallo per te. I sotterranei nei quali stiamo per entrare sono stati costruiti durante il XIII secolo e praticamente il posto dove ci troviamo noi una volta era dove c'era il municipio. Adesso noi vedremo tipo 800 metri di questo tunnel, ma i tunnel ci sono sotto tutta la città. Ma è stupendo! Queste cantine a più livelli servivano per conservare cibo, birra, ma anche legna da ardere. Durante le guerre, da quelle medievali fino a quelle più recenti, venivano utilizzate sia come rifugi che come passaggi sicuri. E tenete presente che non siete in una Dark Ride di Gardaland fatta per divertimento, ma in un pezzo di storia, in questo caso sistemato dalla fabbrica della birra. E diciamo le cose come stanno, grazie ai giapponesi che hanno acquistato la fabbrica e finanziato tutto quanto. Lo spazio dove ci troviamo adesso è originale, non è stato toccato nulla, sono stati solo rinforzati ingressi con i mattoni, ma ci ha spiegato il signore che una volta i tunnel non erano collegati perché praticamente ogni casa aveva il suo tunnel, che man mano chi veniva generazione dopo generazione lo ampliava, quindi partivano con una stanza e sono arrivati a 6. I tunnel sono mantenuti così bene che nonostante ci sono tutti questi pozzi con l'acqua non c'è nessun odore. Ci si bagna, sì. Questo buco serviva per portare via l'acqua piovana direttamente nel fiume. E questi qua sono ancora colpi dei piccozzi fatti centinaia di anni fa magari. Ma la situazione traffico non è proprio boema. Finalmente siamo arrivati a Praga, città magica, e siamo sicuri che vi piacerà tantissimo, ma lasciateci un commento se vi sono piaciute le altre città.
cosa stai facendo? Ma mi sembra, questo ponte qua l'avevo già visto, in realtà è così. In questo libro del 93 che parla della città magica. Questa stupenda città che è Praga è divisa in due da fiume Vltava, come si chiama qua, in città vecchia e città nuova. E domani andremo proprio lì, nel cuore della vecchia città. E partiremo da Malastrana, non soltanto perché ci è scaricato il tram, perché Malastrana, che vuol dire piccola città, è la parte più vecchia e più antica di Praga. Ma poi, da qua è la direzione giusta, secondo noi, per vedere al meglio il Ponte Carlo. Dolcetti, biscottini, quelli tipici buoni con zenzero e cannella. E siamo arrivati nel cortile del museo di Franz Kafka, dove troviamo due statue molto particolari fatte dal scultore David Czerny. Sono molto controverse, ma non per il fatto che fanno la pipì, ma per il contenitore dove lo fanno, perché rappresenta la Repubblica Ceca. E siamo arrivati alle due torri della città piccola che si contrappongono alla torre della città vecchia. La più piccola delle due c'ha anche il nome, si chiama Giuditta. E dopo aver percorso 200 metri in un'ora, finalmente siamo arrivati al Ponte Carlo e ci ha accolto questa infinità delle statue, anche se in realtà sono 32. La leggenda narra che queste 32 statue durante la notte prendono vita e vanno a proteggere tutti i neonati che si trovano sull'isola di Campa. My man in trouble, born in mix. He's got to catch the fix. Oh, second Anche dove sono nato io c'è una famosa birreria Tre Rose. Qui tutto è l'arte, il vicolo, le facciate, la chiesa, le persiane, addirittura la galleria d'arte. Noi proseguiamo verso... E siamo arrivati a Havelské tržište o Tržište, il mercato cittadino di Praga. Come ben sapete, noi andiamo matti per il mercato, quindi quando sappiamo che in una città che visitiamo c'è il mercato, andiamo a vederlo. Noi purtroppo abbiamo sto vizietto di dire sempre la verità e ci aspettavamo molto di più da un mercato che esiste da 1232, come riporta la scritta all'inizio. E invece dall'altra parte della strada ci sono questi portici pazzeschi. E poi ci sono dei caffè che sembrano usciti da altri tempi. Sembra che siamo arrivati proprio al centro e non lo deduciamo dalle case, dalla gente, dai ristoranti, ma da queste foto di gruppo. Prima di proseguire nella zona pedonale per vedere un po' di negozi, andiamo verso San Venceslao, che poi si trova lì in fondo. Volete, potete prendervi caffè in questo tramvay storico. E buongiorno Sveti Václav. E ora torniamo giù. Questa piazza fu creata nel XIV secolo dal re Carlo IV durante la fondazione della città nuova. Oggi con le sirene siamo molto New York style. Sarebbe anche la via dei negozi, però le facciate delle case sono fantastiche, quindi noi la facciamo tutta. Ma noi non abbiamo niente contro il shopping e proprio per questo entriamo in un negozio. Possiamo? E lui, l'avevo già visto da qualche parte. La Torre delle Polveri. Quando vedete questo edificio non potete non pensare a Praga. Questa porta direttamente al Palazzo del Re. Una volta veniva usata durante le incoronazioni, è riccamente addobbata con le statue dei re, dei santi, e dal balcone godete un'ottima vista. E siamo entrati in via Zeletna, che è il cuore del centro storico, praticamente va da Porta delle Polveri fino alla piazza principale. Una volta questa via era la via commerciale e ha preso il nome del pane che si produceva qua all'epoca. Qua si respira la storia perché i negozi si trovano negli edifici storici. In fondo a questo passaggio, che all'ingresso vende le salsicce, trovate il Museo della Cioccolata. C'è anche un negozio con i prodotti cosmetici, tutto basato sulla birra.
Con calar del sole la via cambia completamente. E finalmente siamo arrivati alla piazza centrale della città vecchia, una delle piazze più turistiche ma anche più belle del mondo, con i suoi monumenti storici, con i suoi edifici e con le sue case. E tutti ad aspettare. E nel vecchio municipio si trova la torre con famoso orologio astronomico. Buonanotte! Buonanotte. Early the next morning. A questo punto andiamo a vedere una cattedrale stupenda e protetta dagli uomini armati disposti a tutto. Case a misura di Maya, vecchie serrature, soffitti colorati, ma scenderemo anche fino al fiume. Buongiorno, anche se qui si sentono le sirene come a New York, di notte è veramente tranquillo perché non siamo vicino al centro della città, ma in ogni caso con tram si arriva in un quarto d'ora. E andiamo. Questo era lo stadio di Sparta Praga. E come potete vedere noi oggi andiamo a visitare il castello di Praga che sorveglia la città dall'alto. È spettacolare vederlo la sera quando si accendono tutte le luci, quindi dovete ammirarlo sicuramente dal Ponte Carlo. Entriamo. La nostra visita di oggi comincerà dalla cattedrale di San Vito, è quella dalle quali guglie sono visibili da tutta la città. Di cattedrali in giro per l'Italia e Europa le abbiamo viste e visitate, ma esternamente Cattedrale di San Vito è talmente imponente da mozzare il fiato. Certamente avrebbe bisogno di una pulizia, ma le pietre annerite del tempo le donano quel tono antico che fa sì che numerosissimi gargoyle fanno ancora più paura. Ai demoni maligni ovviamente. Faccio notare che in uno dei punti più belli per vedere la cattedrale non c'è nessuno. E pensare che tutta questa parte è gratuita. La mia vista preferita è quella posteriore, peccato non c'era il sole per esaltare di più i contrafforti. Da pensare che all'inizio era solo una piccola struttura circolare realizzata da San Venceslao per contenere le reliquie di San Vito. Durante gli anni, come potete vedere, è stata ampliata e dentro contiene le spoglie di San Vito, di San Venceslao e anche di Re Carlo. Adesso andiamo verso il Vicolo d'Oro. Vicolo d'Oro è un vicolo piccolissimo con le case minuscole dove viveva il popolo, quello che lavorava per il re, ma dove soprattutto vivevano gli alchimisti che cercavano di produrre l'oro per il re. Ecco da dove deriva anche il nome. La Casa Blu al numero 22 venne utilizzata da Franz Kafka, adesso è una libreria. Adesso dentro queste case potete trovare le botteghe artigianali, ma fino al XX secolo ci vivevano delle persone con un soltanto bagno in comune. Andiamo a vedere la torre d'Aliborg, dove una volta venivano imprigionati quelli che erano contro il re. Ci dovrebbe essere addirittura una stanza delle torture visibile. La torre prende il nome di Dalibor, che era il prigioniero più famoso mantenuto qua. A quanto pare questo Dalibor era un Robin Hood della Repubblica Ceca. Venne rincluso perché voleva aiutare i poveri. Dalibor durante la sua prigionia, per farsi passare le giornate, imparò a suonare il violino e perciò Bedřich Smetana, famoso compositore ceco, decise di dedicargli un'opera.
E con questa immagine bomba usciamo fuori. Per uscire dal castello attraverseremo i giardini reali. Quasi tutte persone per andare via dal palazzo usano la scalinata, ma noi utilizzeremo una via un po' più caratteristica. Fino all'arrivo di Maria Teresia, in questa via, in tutta la Praga, non esistevano i numeri, ma simboli sopra le case. Alcuni sono facili da capire, ma alcuni, come questo cigno qua, non si sa proprio cosa rappresentano, però tanti usavano anche simboli esoterici. Sopra la casa dal quale la via prese nome, Nerudova, di Jan Neruda, per esempio, ci sono i due soli. Uno dei simboli che non si capisce è anche questa aragosta. Ma io una cosa l'ho capito, che quello non è una aragosta, ma gambero di fiume. E i Trdelnik ovunque. Da una parte della strada abbiamo la chiave d'oro che indica che una volta si abitavano gli orefici. Di fronte, secondo me, c'erano quelli che producevano le ruote di oro per gli orefici. In questa casa vivevano i 3 produttori dei violini e una di leggende di Praga narra che questi 3 durante la notte si divertono e vengono qua a suonare i violini. Maria Teresia diceva che non si poteva andare avanti a indovinare chi vive e dove seguendo questi simboli, così decise di mettere i numeri sulle case. E sopra questo ristorante si trova la testa del diavolo, che per gli abitanti di Praga all'epoca era più un burlone che faceva gli scherzi alla gente che il signore delle tenebre. Adesso ci troviamo sotto il ponte, che è altrettanto bello, uno non sa dove girare la testa per prima. Grazie mille. Andiamo a fare il tour dentro il canale del diavolo. È un tour che ci porta davanti al Ponte Carlo verso l'isola di Campa. Questo era il trasferimento verso la barca vera e propria che prenderemo adesso. Sarò imparziale nella mia valutazione in quanto amante dei fiumi, soprattutto quelli belli larghi, ma la sensazione è incredibile e non solo per la vista da quest'angolazione diversa. Sembra di essere trasportato in un'altra epoca, architettura medievale, non vedi nessuno che può farti capire che sei negli anni 2000, nemmeno i compagni del viaggio in quanto tutti sono attaccati alle finestre per guardare fuori. Godiamoci questo viaggio. Il canale del diavolo, creato artificialmente, forma l'isola di Campa e una volta era pieno di mulini. La leggenda narra di una donna che veniva spesso assalita dal spirito di Vodnik, un folletto con i capelli verdi che si aggira tra i canali di Praga, con il compito di raccogliere l'anime degli annegati nella Moldava e custodirle in piccole ampole sul fondo del fiume. Qui adorano questo tipo di leggende. E ora facciamo il ritorno verso Charlie. Alla fine non resta che ringraziarvi. Magari ci lasciate un mi piace e se avete 10 secondi anche un commento per far crescere il canale. Basta scrivere che bel video. Tornati. E noi ci vediamo al più presto con un nuovo viaggio. Alla prossima! E l'Austria ci ha accolto con il manto nevoso. E alla fine... È arrivata anche la neve. Tanti baci e abbracci da Sasha! E Maya.